Bene, vado io. Vai. Beh, noi abbiamo già avuto occasione di salutarci ieri sera e stamattina e mi ero promesso, avevamo già discusso di tante cose, poi abbiamo detto riprendiamo poi velocemente la storia della cantina, ma breve. So the president would like to welcome you all again, even though he's had that opportunity last night at dinner and also this morning in the vineyard. And he's going to recount and recap some of the things that we discussed while we were walking along. We were all very excited, so we probably didn't hear all of the specific points that he made. So he's going to recap for us a little bit. Ok, allora Vinchio Vaglio nasce nel 1959 da 19 viticoltori fondatori della cooperativa. So Vinchio Vaglio was begun in 1959 at the beginning of the cooperative movement. La discussione più lunga fu non se farla o non farla, ma fu dove farla. Dopo lunga discussione venne fatta metà Vinchio, metà Vaglio. Noi qua siamo Vaglio. Dove vi siete cambiate le scarpe era Vinchio. So the problem wasn't whether or not to form a cooperative, it was where to form it. And the president has said, after a lot of discussion, which probably a lot of infighting, there was the decision to form the cooperativo in between Vinchio and Vaglio. So where we're sitting right now in this room, it's Vaglio, but where we changed our shoes, that's Vinchio. So they really made an effort to be in between the two. Mi ricordo benissimo l'entusiasmo della gente, avevo 5 anni, abitavo a 50 metri da dove sorge la cantina e furono gli stessi vignaioli a costruirla e già nella stessa annata riuscirono a vinificare l'uva del 1959, quindi nel 1959 è stata decisa e costruita e fatto la vinificazione. So in 1959 it was a big year because they took the decision to form the cooperative. They built the cooperative that year and they began the cooperative farming of the vineyards all in 1959, so a very busy year. La funzione della cooperativa era ed è quella di mettere insieme piccole aziende per creare una massa di prodotto tale da affrontare il mercato in una situazione di forza per evitare le speculazioni. Per il momento c'erano grandi speculazioni. So the idea was to gather all the small producers who were too small to be independent and to vinify on their own and to actually promote and market and sell their own wine. So it was a time of great speculation in Italian wine. So they brought together several small producers to form a union, more or less. A metà degli anni '80 ci fu un cambio di rotta grazie al progetto delle Vigne Vecchie, che però un po' abbiamo già visto, ma nello specifico lo vedremo poi oggi pomeriggio. So it was in 1985, thereabouts, that Vinchio Vaglio decided to separate their path from the rest of what Barbera was doing. When we were in the vineyard this morning, we were talking about Barbera in the 1980s had a big explosion of huge production, relatively low quality. And Vinchio Vaglio decided that knowing they had some older vines that were producing higher quality wines, they diverged from the path of the rest of the Barbera producers and started to focus on more quality, less quantity. Ok, questo progetto ci ha dato la possibilità di vendere tutta la nostra produzione, diciamo, al consumatore finale, non più agli imbottigliatori ma al consumatore finale, ai ristoranti, alle enoteche e direttamente qua nel punto vendita. So at that point they decided they would sell their wines directly to their consumers, either to actual drinkers of wine or to hotels or to restaurants, instead of to the bottlers, which a lot of people had been doing up until that point. They wanted to have control of where their wine was going. Oggi siamo circa 200 famiglie di vignaioli, 500 ettari di vigneto, di cui 350 a Barbera, e nei 350 un buon 10% del progetto Vigne Vecchie. I restanti 150 ettari sono Dolcetto, Grignolino, Fresia, Moscato, Bracchetto, Cortese e ultimamente gli ultimi arrivati che sono un po' Pinot Nero, lo Chardonnay, il Viognier. Allora, quanti sono Barbera adesso? Adesso a Barbera sono 350 ettari. Ok.
So at this point in time now, following on from 1985, they have 200 families who are participating in the Cooperativo. There are 500 hectares being farmed by the Cooperativo, of which 350 hectares are Barbera. The other grapes that they're using are Grignolino, Fresa, Bonarda. There are some international grapes, a bit of Pinot Noir, Pinot Nero, and also Chardonnay as well. Ok, questi vigneti che abbiamo visto, la maggior parte li abbiamo visti già stamattina, che sono prevalentemente, abbiamo visto Vinchio Vaglio, però anche nei comuni limitrofi dove vedevamo un campanile, mi chiedevate cos'è questo comune, qual è, anche lì abbiamo dei soci che conferiscono l'uva nella nostra cooperativa. So when we got off the bus before we got to the vineyards and we were looking out over that small valley, we could see from where we were standing all the way to the church tower, all the vineyards between us and the coach to the church tower are all part of Vinchio Vaglio now. Produciamo circa 25-30 mila ettolitri di vino in base alle annate, di cui 1 milione di bottiglie di questo 1 milione di bottiglie circa 100.000 proveniente dal progetto Vigne Vecchie nelle sue varie tipologie e 700.000 bag-in-box da 3 o 10 litri. Quanti di bag-in-box? 700.000. Okay. Diciamo il tutto rapportato a bottiglie, perché poi si ragiona in fascette che sono circa un 4 milioni. Okay, so they're now producing 1 million bottles a year, of which 100,000 are part of the Vecchia Vigna, the old vine project that they're doing, and 770 are bag-in-box. Ok, i nostri mercati sono, contrariamente alla maggior parte delle aziende che vendono tanto all'estero e poco in Italia, noi facciamo il 90% in Italia e circa il 10% all'estero. Oh, that's good. So this doesn't usually happen in this region. Most of the wine in this region is sold outside of Italy, but with Vinchio Vaglio, 90% of Vinchio Vaglio's wines are sold in Italy and 10% are sold outside. E saremo ben volentieri di incrementare queste vendite all'estero. They want to sell more outside of Italy. Ok, la cooperativa dispone di impianti per la vinificazione, l'imbottigliamento e affinamento dotati della massima tecnologia che c'è al momento sul mercato. Diciamo come tecnologia siamo il massimo che c'è sul mercato. Okay, so they're using the best of the most up-to-date technology for the vinification and the cellar work. La nostra filosofia, la filosofia della cooperativa è tradizione nella vigna e innovazione in cantina con tecnica, i nostri enologi e tecnologia, come Okay, ho detto prima. so the philosophy is to have the tradition and the hereditary history in the vineyard, but in the cellar, innovation, technology, up-to-date techniques from the Oenologists and all the accoutrements that are available to us now in the cellaring technique. Ultimamente particolare attenzione è rivolta soprattutto all'accoglienza, con visite alla cantina, alle vigne, ai percorsi guidati e tutto quello che abbiamo già parlato questa mattina fa parte, diciamo, dell'attenzione che la cantina ha verso il territorio, verso l'ambiente e verso i nostri clienti. He said that Vinchio Vaglio is also very dedicated to the hospitality that they provide and to making a connection between their visitors, their guests, their clients, the people who are actually enjoying their wines, to come and to stand on the territory, on the land where the vines are grown, and to make a connection between the natural aspect, the vineyards themselves, the grapes, before they arrive in your glass. Di conseguenza, particolare tutela all'ambiente e mantenimento di questo bellissimo paesaggio che è anche patrimonio UNESCO oggi. Yes, so now the region has become a UNESCO World Heritage Site. And so maintaining this beautiful environment that we have, where the natural park was founded as well, and where the vineyards exist, are just as important as making the wine. Ultimo, ma proprio ultimo impegno che abbiamo adesso, che ci siamo presi, riguarda la sostenibilità e la certificazione Qualitas, che affronta questo problema che abbiamo detto prima a 360 gradi, con la filosofia di creare valore, producendo beni,
ma a sviluppo sostenibile nel tempo. Okay, so the Vinchio Vaglio now is looking at these very pertinent and relevant questions of sustainability and becoming Equalitas certified cooperative. So these are the things that they're confronting right now in this moment, how to make these happen, how to keep their old vines viable, natural, maintain the environment, but also be sustainable and become Equalitas certified. Spero che quanto detto abbia creato curiosità e adesso è il momento di assaggiare. Sono sicuro. So he says he hopes that everything he said has created some curiosity and some connection for all of us to the project that they're very, very committed to. So. Okay. Grazie, Presidente. Grazie a voi. Allora, se permettete, io 2 parole le volevo dire. Grazie intanto di essere qui. Le 2 parole sono molto semplici. Noi parliamo di qualità, come il Presidente ha detto, dall'85, di grande qualità, di un'attenzione alla qualità del vino Barbera. So Gianni wants to say just a couple of words of thanks to Presidente Lorenzo for his commitment since 1985 to this amazing project and the quality of vines and the quality of wine that have come under his tutelage. E la qualità è cresciuta in tutte le cantine, sia private sia cantine cooperative. Questa è una zona di molte cantine cooperative. So the level of quality has grown through all the cantinas, the small independent ones and the ones that are part of the cooperativa, ever since this project began under Presidente's tutelage in 1985. Ma il Presidente ha detto una cosa molto importante, che questa è l'unica cantina che non produce per altre cantine, per commercianti. Sì. È l'unica cantina che vende tutto il prodotto che vinifica. So it's the... al pubblico, ai privati, alla ristorazione, sì. Ma qui. Sì. It's the only cantina in the area that is making all of its wines directly for its consumers. They don't sell their wines to someone else. They're selling their wines directly to their own consumers. So to restaurants, to hotels, to whomever, to their actual drinkers and customers. But they're the only cantina in the area that's doing that. They don't sell them to someone else. Ancora oggi è così. Molti altri lots of other cantinas around here sell their wine to be bottled elsewhere, but not Vinchio Vaglio. E questo tanti anni fa per noi del Gambero Rosso è stato molto importante, perché è la unica cantina cooperativa del Piemonte, all'eccezione di una cantina molto più piccola che i produttori di Barbaresco, che è stata premiata con i 3 bicchieri. Nessun'altra cantina cooperativa piemontese mai stata premiata con i 3 bicchieri. So it's the only cooperative cantina in Piemonte that has ever been awarded prizes by Gambero Rosso. E questo credo che sia un buon punto di partenza per assaggiare i vini. So this is a good moment to start tasting the wines. Grazie Gianni. Prego. Allora, chi vi descrivete volta per volta? Volta per volta? Sì, direi di sì. Parliamo un po' di come sono fatti, un po' di quello che di tante etichette, di... Ma pitto? Go on, yes. Sì, allora, lei vuole sapere qual è la definizione per Vinchio Vaglio di old vine, di vecchie vigne, quanti anni devono avere per essere vecchie? Ok, per essere vecchie devono superare almeno i 40-50 anni, devono arrivare ai 40-50, però ci sono delle eccezioni che ne hanno anche 70-80, c'è ancora qualche vigna che deriva dal primo progetto dell'85-86 che abbiamo fatto, che produce ancora poco, ma viene tenuta, diciamo, per la passione di mantenere la vigna sia dal produttore sia dalla cantina. E noi remunerando le uve in un modo, diciamo, più alto della media, permettiamo che queste vigne siano ancora remunerative, esatto. possano ancora continuare
a dare origine a questo bellissimo paesaggio. So to be called old at Vinchio Vaglio, you have to be 40 to 50 years old as a vine, but many of their vines are 70, 80 years old as well. So producing much, much less, but considered equally valuable, if not more so. Poi c'è ancora un altro aspetto dell'esposizione, anche se adesso con questi calori l'esposizione a volte tende un po' a modificarsi, e anche il vignaiolo. È tutto collegato, Esatto. età, esposizione e vignaiolo, perché è un progetto. See, he says the concept of being an old vine is a three-part connection. So it's the exposition of the vineyard, where it's situated, the age of the vine, and then also the agronomists, the people who are actually growing the vines on their land. And all three of those things have to be united: where it is, how old it is, and who is actually curating the vineyard. È come avere una macchina velocissima, però bisogna avere anche il pilota capace di guidarla. See, he says Anche it's la just vignaiolo like bisogna condurla, il it's like segreto a è quello. classic old car, and the classic old car needs the correct driver, or else it won't be any good. Ecco, allora, I also have a question. You talk about selling direct to consumers, which perhaps accounts for your 90% local Italian sales and 10% export. If you want to grow your export, you can't know your consumers. You're going to have to go through an agent. Lei vuole capire se vuoi espandere ma la distribuzione all'estero. Non è possibile conoscere i clienti privatamente come qui in Italia, ristoratori, hotel, tutto questo. Allora, per questa espansione, qual è la filosofia? Per essere ancora Vinchio Vaglio molto personalizzato, come va nel futuro? Allora, innanzitutto vogliamo far conoscere il nostro territorio, Sì. vogliamo invitarvi qua e poi venire noi là, Sì. e abbiamo Tessa Sì, che sì, si sì. occupa di questo Sì. per esportare la nostra filosofia, far degustare Sì. i nostri vini, via. So this is how he's planning to do it. He's going to continue to invite foreign journalists, foreign buyers, foreign importers. He's going to send poor Tessa off out into the world to talk about the wines in other places. So he says he's going to maintain a personal connection with who buys his wines, even if they're not in Italy. He will invite them here, or he will dispatch members of his team out to tell the story, so that consumers of Vinchio Vaglio wines will still get a personal story. Can I add something about it? Because I'm really concerned about their arguments. Today with us, we have one customer from the UK, with Mike and Joe, and we have we start since few months to work with Giuseppe, who is a UK agent, so she is in the market already, so, and she is as well a wine educator, so we will try to settle maybe some new action initiative directly here in the UK to make people understand and know about the wines, and especially about Vinchio Vaglio. Yeah. allora, dicevo che qui ovviamente non assaggeremo solo vigne vecchie in questa prima degustazione, assaggiamo tutta la produzione di Barbera in bottiglia dell'azienda, con le annate in uscita in questo momento. Okay, so we're going to start with all of the Barbera production, not the old vines, so that we can taste vertically the production as it occurs in Vinchio Vaglio, not just their old vine production. E vedete che sono 5 diverse Barbere, partiamo dalla 2021 che è in vendita, tra l'altro, al 2019 che non è ancora in vendita. Mm-hmm. Questo significa che la Barbera è un vitigno duttile capace di produrre sia vini da bere giovani che da invecchiare. So the point of this is to see how Barbera can evolve over time. It used to be thought of as a wine that was meant to be drunk young, but this tasting will help everyone in the room to see how it evolves over time, and it can be a wine that can age. Io lascio la parola a Giuseppe Rattazzo, l'enologo, che ci racconta un po' queste diverse Barbere, come sono prodotte. Buongiorno.
Noi stiamo per degustare le nostre selezioni. Inizieremo con una Barbera d'Asti superiore 3 vescovi. Praticamente queste sono già selezioni che fa il nostro presidente nel vigneto. So the first one that we're tasting, I tre vescovi, the 3 bishops, Barbero di Asti Superiore di OCG 2021, it's a selection that the president has made himself. Quando l'uva arriva in cantina viene fatta la pesatura, la gradazione e solo a certi livelli di zuccherini noi procediamo alla vinificazione. So when the grapes arrive to the cantina, they're checked for weight, for sugar, and for grade, for quality. So a mano mi sembra. La raccolta dell'uva è tutta a mano. Sì, e anche la selezione a mano. Sì. So everything done by hand. The harvest is done by hand and the selection of the grapes is done also by hand. Ecco, iniziamo con una pigia di raspatura o di raspa pigiatura, togliamo i graspi dall'uva e convoliamo l'uva dentro a dei vinificatori verticali. Ah, okay. So the grapes, the bunches are destemmed and they're put into vinifying tanks that are vertical. Dove programmiamo dei rimontaggi in automatico a seconda della tipologia di prodotto che vogliamo. Noi parliamo adesso di 3 vescovi, facciamo dei rimontaggi di un quarto d'ora ogni 4 ore. Okay. So with this wine, it's an automatic remontage. So they're bringing the wine up over the top of the cap for 15 minutes every 4 hours. Per quanti giorni? 5-6 giorni. Okay, for 5 or 6 days they will continue with this Noi process. praticamente facciamo una vinificazione a temperatura controllata. In questi ultimi anni non superiamo la temperatura di fermentazione di 25 gradi. Okay, so it's a controlled temperature fermentation. In the most recent years, never above 25 degrees centigrade. Questo per cercare di ottenere il maggior frutto possibile, Sì. perché la Barbera è un'uva che dà tanto frutto e Sì. dei profumi particolari che sopra. The reason for keeping the temperature low is to maintain the fruit and floral characteristics of this grape. If the temperature were higher, we would lose those. Generalmente nell'arco di 5 giorni noi abbiamo la fermentazione alcolica completa. Okay, in general, 5 days for complete alcoholic fermentation. Finita la fermentazione alcolica, svinatura, mettiamo in vasche sempre a temperature controllate per agevolare la fermentazione malvagia. Okay. After the alcoholic fermentation is completed, they change the vessel where the wine is resting. Per quanto tempo? E la fermentazione malolactica Sì. non dipende. See, so for the malolactic fermentation, we're not putting a time period on this, but that's the malolactic fermentation is taking place at that point. In questi ultimi anni abbiamo delle gradazioni un po' più elevate degli anni precedenti e i batteri sono un po' più in difficoltà Ah, okay. a fare la trasformazione dell'acido malico in acido lactico. Okay. So the malolactic process the conversion has been difficult in the past few years. The bacteria have had trouble converting the acid, so it's taken a little longer. Il vantaggio è che in queste ultime annate la raccolta delle uve si fa nel mese di settembre e abbiamo ancora delle temperature più calde e questo ci aiuta alla fermentazione. So one of the good things about the fact that harvest has become earlier due to the climate change is that they're now harvesting towards the end of September and it's still hot enough outside that it helps the malolactic conversion happen, that warm temperature. Quindi ultimata la fermentazione malolattica, possiamo depositare qualche mese, poi andiamo nelle botti di Rotterdam. So after a few months, they move from the malolactic fermentation steel tanks into botte, oak botte, so big oak barrels. Quanti litri? Botti di rovere da 7.500 litri, 75 tonni. 7,500 liter barrels.
Di quanto Ogni tempo botte ha? che vedremo Sì. là sono 10.000 bottiglie. Sì, Per dare each barrel. un'indicazione. Sì, each barrel will make 10,000 bottles. Quanto tempo hanno le botte? Le botte le abbiamo di diversi anni, praticamente Sì. ne abbiamo alcune che hanno già 10 anni, altri 8, altri sono giovanissime, quelle che le ultime acquisti sono fatti l'anno scorso e quindi abbiamo ancora il 2022 in... So the botte are various ages. So they have some that are 10 years old, they have some that were bought last year. Yes, Michael? If the ambient temperatures are not in the range you want, will they encourage some heating to encourage malolactic? Sì, lui ha chiesto se si fa freddo alla fine di settembre, inizio di ottobre, fa una aumentazione della temperatura? Sì, yes, they will. They'll raise the temperature themselves if they need to, if it gets cold. È la tecnologia, come diceva il Presidente, che Sì. aiuta tantissimo. He said this is the beauty of what the President was referring to, using tradition in the vineyard, but innovation and technology in the cellar. If they need it, they have it. And they use it. So. Can I ask about alcohol levels? All these wines are 14.5. Tutti sono 14.5% alcol. 14.5. 14, sì. Sì, yes. At what point does alcohol start to become a problem? Ma lei vuole sapere a quale punto nel processo della fermentazione decide voi, ma è troppo alto? Ultimamente possiamo ringraziare la natura, ecco, che ci dà questi gradi alti e diciamo noi preferiamo avere delle gradazioni alte che non le gradazioni degli anni 90 che praticamente erano dei 12 gradi e mezzo striminziti, ecco. Sì. Adesso le uve posizionati nei pendii più suati possono soffrire un po' di alta gradazione, ma mediamente in questi territori non andiamo oltre il 14. Okay, they don't like to go more than 14.5. Back when they started, the wines were around 12.5. They wanted it to be a bit higher than that, but they don't like to go above 14.5 now. So it's helping them that they're being able to harvest earlier, so the sugar content hasn't risen as high. Can they do anything apart from take a trellising they can do, or any measures they can take in the vineyard? Sì, c'è un'estate molto caldo e c'è tanto zucchero e ha paura di tanto alcol. C'è qualcosa che si può fare, forse fa la vendemmia da prima in anticipo? Non possiamo anticipare la vendemmia per avere una mancata maturazione, perché la mancata maturazione ci crea degli altri problemi. Esatto. Praticamente abbiamo delle acidità, degli equilibri sballati. Ecco. Sì, i tannini che non sono maturi. I tannini non maturi, a parte il fatto che la Barbera non è ricca di tannini, ma tanti polifenoli. Okay. See, so he's saying they can't harvest early because Barbera has so much polyphenols that tannins won't mature, so we'll have a bitterness, we'll have the acidity will be off, so they won't harvest early. They'll control it in the cellaring practices. How? With the temperature. To get less alcohol? No. Well, he wants to make sure he has mature, ripe grapes. And there's a fine balance between having a high sugar content that's going to drive the alcohol up and having ripe tannins. Barbera doesn't have a lot of tannin, but it needs to be ripe. So it's basically skill. At this point, in sostanza non c'è modo. Sì, esatto. There's really not a way to do this, not a way to stop it. So Nothing you can do in the vineyard to more shading? lei chiede forse tipo pergola per fare la... No, perché hanno provato il sistema delle nostre zone. Cordone. È il Guglio modificato praticamente. Il Guglio classico a gemma. Esatto. So Margaret, he's saying they can't change their training practice because the entire region uses Guillot, and a modified
guio system. And so they don't do any type of canopy management that way with pergola or allowing, sort of a more bush-trained look about it. They don't do that. But you could leave a few more leaves on. Si può lasciare un po' più di foglie per fare l'ombra. Yes. Dobbiamo lasciare più foglie, Yes, altrimenti in annate come questa passata Sì. l'avrebbe They can leave bruciata. more leaves rather than, de-leafing the canopy, but they can't change the training system. No, sure. It sounds as though when it gets to 15 or 15 and a half, they're getting stuff. Sì. Posso aggiungere una cosa? Io credo che l'ombreggiatura dei grappoli non vada a cambiare la gradazione alcolica, va ad evitare di bruciare i grappoli. Sì. Le foglie, ricordiamoci che sono loro che fanno zucchero. Le foglie giovani sulla pianta sono quelle che producono zucchero e che sintetizzano gli elementi per produrre zucchero. Quindi è un giusto equilibrio, ma non è che lasciando foglie si matura meno. So Gianni's saying the problem here is that it's the leaves that are actually producing the sugar. And so if you leave too many leaves, you're going to be driving the sugar up higher. You're risking, it's a very fine balance between leaving enough shade but not creating too much sugar. So it's about skill in the vineyard. And there's not a lot they can do they can't change their training practices. Well, that's going to be difficult. Yes, exactly. It sounds to me as if this is simply the style of the wine Yes. they're making. So it's Sì. really a high acidity, bright tannins, this kind of like warm, full, lush style. Yeah. That's Exactly. That's the Barbera. style. That's Barbera. Sì. Exactly. Yes, that's exactly right. Vi garantisco che per aver assaggiato le Barbere della fine degli anni 80, le Barbere da 12,5, vi garantisco che siamo fortunati oggi, beviamo meglio. He says when he was drinking these wines in the 1980s, we should be lucky that we're drinking them today, because when they were 12.5% alcohol, they were not good. E acidità alte, molto alte. The acid was too high, the alcohol was too low, it was not a balanced wine, not a good wine. So is Barbera now moving out of its comfort zone with playing games? That's what it sounds like. Lei chiede se il cambio di clima forse fa una vita pericolosa per Barbera adesso. Il cambio del clima fino ad ora è stato, dal mio punto di vista, vantaggioso per la No, he says he thinks that climate change is really advantageous for Barbera. It needed this extra element of alcohol to balance out the acids. So they're all agreeing that Barbera needs to have a higher level of alcohol than it did in the past. è un metodo che ci fa decidere l'epoca di raccolta, è la degustazione del Sì, esatto. So the way that they decide when the grapes are ready to be harvested is they go out in the vineyard and they're eating the grapes, they're tasting the grapes, and when they get to the point where that is the taste that they want, that's when they harvest. Yeah. Perché la Barbera nasce acida e quando è matura non lo è più. E poi abbiamo il vinacciolo che si spacca sui denti. See, he said Barbera is naturally acid in its youth, as during the course of the summer after bud break and all of those things, and he's waiting to the moment where the acid has dropped off because he's trying to balance the wine with more fruit and more alcohol to drop the acids. Sì, sì, sì. Il cambio di clima ha determinato, diciamo, la modifica della conduzione del vigneto, va condotto in modo da non sprecare l'acqua. Come abbiamo visto stamattina sono già stati fatti dei lavori dell'interfilare in modo da accumulare tutta l'acqua o l'eventuale neve. Questo poi aiuta successivamente il prossimo anno. Il Presidente says the biggest challenge of climate change is keeping water in the vineyard. So we've had a lot of very dry summers recently. Last summer was a drought. This summer was a very difficult summer. So we saw when we were in the vineyard, they're sort of making trenches between the rows of vines because they can't irrigate here. So they're encouraging the water when it does arrive, when it does rain, to fall into these trenches so it will go into the ground rather than run off down the very precipitous slopes. So that's the vineyard work that they're doing, encouraging the water to stay there when we have it.
Bene. Poi torniamo alla Sì, allora dai. Sì. Quindi noi ogni 2 mesi degustiamo praticamente tutti i fusti in invecchiamento. Wow, so every 2 months they taste all the wines that are being aged in the cellar. No matter what point they are at in their development, they taste them all every 2 months. E generalmente dopo 10 o 12 mesi decidiamo lo svuotamento e l'assemblaggio Okay. del Trevesco. So over the course of 12 to 18 months, they will have decided exactly where they're going with everything that's in every different barrel they have, and that's when they will do the assemblage. Per cui nella massa ci saranno dei legni nuovi, dei legni seminuovi, dei legni che hanno già una certa Esatto. età, ecco, per So avere depending un on certo equilibrio. what's happening in each botte, whether it's an old botte, a new botte, one of medium age, the assemblage will come from all of that when they have decided that each individual botte is at its optimal moment. Perché noi vogliamo sempre avere l'equilibrio tra frutto e legno. Il legno non deve prevaricare il vino. See, he's always looking for a perfect balance between the fruit and the characteristics that have been brought to the wine from the wood. He doesn't want the wines to have, sort of prevalent wood characteristics. He's balancing. Io direi adesso di passare alla degustazione. Sì. Magari se Matteo volesse dire qualcosa. Matteo lo facciamo intervenire nei ma sui vigneti, vigneti, nelle scelte, dopo, con gli altri vini. No, era una domanda specifica sui tre vescovi, da dove vengono o quali vigneti sono e quanti anni hanno. Abbiamo tutti i vescovi. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per essere qua. I tre vescovi si è una Barbera d'Asti superiore dove comunque quantitativi rispetto agli altri vini che stiamo degustando ora cambiano, in quanto il Trevesco dobbiamo produrre circa 200.000 bottiglie annue, per cui c'è una selezione differente rispetto poi dalle vigne vecchie 50 fino ad arrivare all'Insintesis. I vigneti di provenienza del Un pezzo per volta, se no lei non potrà dirlo. So in Tre Vescovi, they produce 200,000 bottles per year of Tre Vescovi. And now he's telling us about where the vineyards are. Bye, Matteo. La zona di provenienza delle uve del Trevescovi sono Vinchio e Vinchio Vaglio, ovviamente, che sono i due comuni principali, e una piccola parte anche in alcuni paesi limitrofi, da Vinchio anche Noche, che Noche è una piccola frazione di... Abbiamo visto Noche oggi mattina. Noche, remember, is the frazione where they used to send all the bad people out of Vinchio. And they had to take it back because the vineyards there were very good, so they had to stop being mean to those people. Most of it comes from Vinchio and Noche. E una piccola parte della percentuale, siamo intorno a circa un 25% di provenienza delle uve del Trevesco, che arriva anche dal comune di Nizza Monferrato. Ah, okay, so 50%. 25. So 25% of the grapes for Tre Vescovi comes from Nizza and Monferrato. E una piccola percentuale nel comune di Castelnuovo-Carcero. And a tiny bit from, 15%. say, 10% from Castagnola. Età media dei vigneti? Siamo su dei vigneti, come appunto spiegava prima Gianni, un po' più giovani, in quanto siamo intorno ai vigneti da 20 a 30, 40 anni. Most of the vines are around 20 years old. Se posso, tra questi vigneti ci sono anche qualche futuro vini vecchi. Ah, okay. So within these vineyards that are making Tre Vescovi adesso now, they are looking to these vineyard plots to become the new old vines. So. Con Nizza siamo nel cuore delle grandi Barbere, la zona del Nizza, e Vinchio Vaglio è nella zona del Nizza. Poi è una scelta a volte chiamarle Barbere d'Asti superiore, non Nizza, per distinguerle dal punto di vista commerciale. Okay. So Nizza is the most well-known of the areas. So commercially, this is a name that people recognize and can identify with, which Vinchio and Noche are not. So even though more of the vineyards are coming from Vinchio and Noche, the vineyards that are in Nizza are commercially very important. E questo Tre Vescovi è praticamente la Barbera in bottiglia d'ingresso della cantina,
che è un vino che è diventato negli ultimi anni veramente molto interessante, perché ha sempre un bel naso di frutta, sa di Barbera. Ecco, per me, nella mia testa, nei miei ricordi, questo è il naso della Barbera. Molto sulla ciliegia, ma Barbera prima di tutto. So for Gianni, this is a really pure expression of Barbera, really focused on cherry. It's a nose that he recognizes as Barbera directly. So the Tre Vescovi has become sort of the calling card of Vinchio Vaglio because of this expression of these vineyard plots and this one grape, Barbera. Questo è un vino che al palato ha un bel equilibrio, un'acidità ben presente che gli permette di essere bevuto con più facilità. Non è un vino pesante. So it's not a heavy wine, it's very balanced, it has a nice acidity to it, it's easy to drink. Anche se 14,5 di alcol o 14 ce l'ha, 14,5 in etichetta. Sì, e non si sente. No. Sì. And he says even though it's 14.5% alcohol, it's fruity, it's fresh, there's enough acidity that you don't notice that high alcohol level. Pulisce il palato. Sì, it cleans the palate. Per me è proprio ideale, la Barbera ha questa caratteristica piacevolissima e fondamentale, è ideale per il cibo, perché l'acidità ti permette di mangiare, ti invoglia a mangiare. So he says this is one of the best wines for pairing with food. The acidity in it allows you to pair it with lots of different dishes. It keeps your palate refreshed. It's very easy to drink while you're eating food. Io passerei alla seconda, se non ci sono domande, c'è qualche domanda? Any question? No? I like this. It has a warmth and a generosity, but I think the texture and the acidity is actually really successful in this wine. So, you know, I know alcohol, you know, some people, you are more sensitive to that alcohol content. Finish, did you feel that? I find I noticed the alcohol more. Yeah. They do focus their lives, their manner. But I just noticed the alcohol, and I think what you can do about that, because as you say, get night. But I think this is going to be a problem with many, many parts of the world. When people get 45% of the lady. Non è un problema, però le piace il vino, però per lei è troppo caldo. And when it starts saying 15% on the label, I think the people know the book of that. Yeah, there's the alcohol you taste and the Sì. alcohol you read on the label. Yeah. Sì, esatto, sì. Lei dice che forse deve dire che è quasi 15%. Per lei è un problema. Sì. Io penso che l'alcol sia un problema nel vino se lo sentiamo. Se è alto l'alcolicità in etichetta, basta averne un po' meno. So he's saying alcohol is only a problem if you really feel it or smell it. We know that the number on the label is a scientific representation of the alcohol in the bottle, but if you're not smelling it or feeling it in the wine, then it's not a problem, which I realize you are. So, Basta averne meno. sì, yes, esatto. Veronica. Sì, Veronica. Non vedo. Okay. I didn't get one thing you explained about Nizza. As Nizza is the most precious DOCG of Barbera, and Vinchio Vaglio is part of the comune di Nizza. No, non è parte del comune di Nizza. Questa era la cosa che No. non avevo capito. No. Yes, they have some vineyards Nella there. zona di Nizza, cioè, Nizza- ma non fa parte Sì. del comune. Nizza Sì. sono 21? 18 Sì. comuni. E Vinchio Vaglio sono nella zona del Nizza, non di Nizza, Sì. del Nizza. Esatto. Exactly. Sì. Allora la nominazione siete dentro Sì. la DOCG. Sì. Quindi questo primo vino potrebbe essere un Nizza se loro l'avessero Yes, voluto. if they wanted to, they could say that, but because there's Questo volevo sapere. esatto. Sì. L'identificazione, l'identità di Vinchio Vaglio
non hanno scelto di fare Nizza e UCG. Esatto. Non vogliono tutti i vini Nizza di OCG. Nizza parte da un prezzo superiore, non è anche una distinzione commerciale. È la punta un po' della piramide. Yes. Allora, Nizza è considerata Sì. la parte top della Yes. denominazione. So the most prestigious and the most costly. Yes. Sono due di OCG comunque. Yes. Sono due di OCG, OCG certo. che sono Yes, pari esatto. merito nella, Sì. nella scala delle denominazioni. Vale Poi la pena di una è più spiegare. ristretta, Sì, sì. l'altra meno. Però Sì, forse Presidente si può spiegare la differenza tra le due DOCG, perché c'è le facce che... Allora, il Barbera d'Asti viene prodotto in 170 comuni, So, non solo della provincia di Asti, ma anche della provincia di Alessandria. sì, La Barbera di Asti is produced across 170. 170 communes. E produce 22 milioni di bottiglie. Sì, 22 milioni di 22 million bottles of wine per year. Il Nizza è sempre una Barbera, il vitigno è sempre una Barbera, è Barbera 100%, mentre invece nel Barbera d'Asti ci può stare anche un 15% di altri vini o un 10% di altri. Non è, può anche essere in purezza, ma non è obbligatoriamente in purezza, si può anche fare non in purezza, mentre il Nizza è Barbera 100%. Ma la zona di produzione è molto più ristretta, che sono 18 comuni. Okay, let me just una pausa un attimino. So in English, what he's saying is Barbera di Asti is generally 100% Barbera, but you are allowed up to 15% of other grapes. Barbera Nizza is always 100% Barbera. So that's a big difference between the two. Lei forse chiedeva perché non facciamo tutto Nizza. Sì. Ok. No, adesso capisce. Sono Adesso sovrapponibili. capisce. Sì. Delle esposizioni e delle Sì. Ok. Sì. And Tre Vescovi has grapes that are coming also from Vinchio and Una più ristretta è sovrapponibile. Ok, tutto chiaro. Ok. Ok. Allora, per intenderci, quando nacque Nizza, l'idea delle sottozone qualitative all'interno di un enorme territorio Sì. di produzione della Barbera non era solo Nizza, Esatto. ce n'erano tre. C'era Colli Astiani e Tinella, oltre Nizza. See, so the Barbera is produced in a gigantic area gigantic for Italy. So there's Nizza and there are two others among this huge area that are the three top zones for the production. So Nizza è... Colli Astiani e Tinella. Okay. So those are the three top, so not just Nizza, the other two as well. Le altre non esistono praticamente perché i produttori non si sono messi insieme per produrli, quindi Sì. non esistono sulla carta praticamente. Okay, so the other two names we're not familiar with because the producers haven't gotten together to form just one winemaking region from each of those two other places. So that's why even though the production there is super high quality, we're not familiar with their names like we are with Nizza because the producers they haven't formed together to make sure that they're producing wine just from those towns. So. Una di quelle sottozone era riferita in particolare a Costigliole d'Asti, dove si fanno grandi barbere anche. Sì, esatto. So there's the reason that Nizza commercially is more important is because it's a name that people are familiar with, where producers have formed together to produce Barbera only from there. These other very high quality sub-regions haven't done that yet. So the quality is still very, very high, but commercially it's different because no one's familiar with the name. How much genetic variation is there from these own vines? Is anybody picking out particular vines for particular varieties? Ha capito Gianni? No, non ho Ok, ascoltato no, tutto. lei ha chiesto ma tra la DNA, ma quanto cambia tra queste variazioni genetiche tra i vigne vecchie? C'è qualcuno che fa una studia tipo Attilio Scienza o qualcuno che fa una studia di queste vecchie vigne di
Le- genetica. le vecchie vigne. Stanno facendo anche sul Forlì. Ah, sì. Quindi sì, stanno iniziando a fare degli studi su determinati vigneti vecchi per capire se ci sono, quali sono le differenze, quali sono le resistenze. So they're just starting that project, where they're just starting to look for the genetic variation between the old vines and see what qualities they would like to achieve as they go forward. And at the moment, what we talked about this morning in the vineyard was they're looking for vines that are resistant to drought. Magari con Vincenzo Germi. Poi Vincenzo Germi tratterà proprio questa cosa qua oggi pomeriggio. Sì, sì, io non voglio andare troppo in profondità perché Sì. sarà l'argomento di questo pomeriggio. Exactly. So, Margaret, what he's saying is he wants to stay more in sort of the theme of the afternoon with the old vines, and so he's trying not to go too deep into the technical science of these sorts of things. With Mr. Vincenzo Germi, Sì. professor of He Torino see he will do it. So late when we talk to the professor this afternoon, we will be able to investigate that aspect better. I know there are lots of questions, but perhaps we could focus on the wines. Yes. And then I think there will be more opportunity for follow-up questions and so on. Sì, adesso continuiamo con la degustazione Sì, se no, no. e basta con le domande perché non abbiamo tempo. Let's Sì. taste through the wines. Tecnico lo vediamo oggi, Esatto. perché ci sono Sì, parlano proprio di infatti, quello. sì, il professore oggi pomeriggio. So. Okay. So this afternoon, when we have the professor with us, we'll be able to investigate some of these more technical questions more deeply. But for now, in the sort of interest of time, we need to carry on with the tasting. Yeah. Okay. Il secondo vino. Secondo me. a mezzogiorno e mezzo. Il poverino di Maddalena ha un infarto. Ok. Infatti Maddalena ogni tanto spinge un'altra volta. Sì. Preoccupante quando non chiedono niente. Spingo per Sì. Anche a livello di nome del vino, E sul papà Barbera nostro superiore. la sua bottiglia appunto vuol dire si chiama appunto vigne vecchie, quindi come spiegava il presidente prima, questo progetto è nato tantissimi anni fa. Via non è semplice. Abbiamo la sua versione di un affinamento solo in acciaio, una piccola facciamo sia un affinamento in cemento che in acciaio, dove non ha visto l'affinamento in barrique o in stagno, in botte grande che sia. So the Vigne Vecchie 50, the second wine, this was a new project. So on the 50th anniversary in honor of the 50th anniversary of the Vigne Vecchie project, this was an idea of making a fresh wine that hasn't been in wood at all, only in steel, from the old vines. So a fresh young style from the old vines. Come spiegava prima Beppe, la vinificazione è i vinificatori che si usano sono vinificatori orizzontali, in questo caso usiamo i Selector Gima, che sono dei vinificatori orizzontali particolari dove vengono effettuati dei rimontaggi ma sono differenti rispetto ai vinificatori che vengono utilizzati per i tre vescovi. So the fermentation process is a little bit different than they use for the Tre Vescovi, trying to keep this fresher style. They know they're not going to be putting it into wood, so the fermentation process is a little different. Per spiegare il concetto di questi vinificatori, sono dei piccolissimi e frequentissimi delle stage. E quanto? Dipende un po' ogni anno cambiano, a seconda appunto di come l'uva, ogni anno possono cambiare i tempi di questi, diciamo, rimontaggi. Sì. In genere comunque variano da ogni 4 ore, dove ogni 4 minuti, per 4 minuti si riempie una vasca sopra il vinificatore, dopo 4 minuti si apre una valvola e spacca il cappello della vinificazione. Okay, so the remontage is a little bit different. They're doing it only for 4 minutes rather than for 15. Every 4 hours, they're remounting over the top and they're pushing the cap down. So it's a little bit different process for less time. So instead of 15 minutes, only 4. Dopodiché
come sempre lo stesso procedimento da parte dei tre vescovi, viene subito avviata o comunque si mantengono le temperature per la fermentazione malolattica, quindi si cerca di farla intorno ai 20-22 gradi e finita la fermentazione malolattica rimane ad affinare in acciaio e poi circa 3-4 mesi in cemento prima del suo imbottigliamento, che in genere è nel periodo tra maggio e giugno dell'anno successivo alla raccolta. So the malolactic fermentation takes place at an even lower temperature than it does for the Tre Vescovi, between 20 and 22 degrees centigrade. And after the malolactic fermentation or malolactic conversion has happened, the wine goes back into steel and into cement vessels where it stays for 3 to 4 months. They're usually bottling in March or April. Dopodiché rimane per almeno minimo 7-8 mesi a riposare in bottiglia. In questo caso qua, il 2021 è stato imbottigliato tra il 24 e il 25 agosto 2022. So once they have bottled, they're letting the bottles rest and mature in the cantina for 7-8 months. E siamo usciti sul mercato praticamente un mese, Marco, correggimi, anche 2 mesi fa. 2 mesi fa. See, so Quindi this. ho fatto un anno giusto di bottiglia. See, so this wine has only just been released into the market about a month and a half ago. So it rested in its bottle for almost a year. Una domanda te la faccio io. Qual è il vigneto, anzi la faccio a te, il vigneto più vecchio che avete? Così diamo anche... Gianni's Di asking, cui siete sicuri però? Gianni's asking, this is a good question. Which vineyard are you sure is the oldest one? Allora, ne abbiamo diversi vecchi. Con certezza quello che siamo andati a vedere questa mattina, che ha 70... A 80 anni l'anno prossimo. No, secondo me in parte si fa tutto rendere un po' a 70 anni il prossimo anno. Lui ha detto 80. L'ho detto dopo, perché è del 54. Quindi domani, il prossimo anno, compie 70 anni. 3. Se è del 54 il prossimo anno compie 79, cioè quest'anno compie 80 anni, non io. No, io sono del 54. So we 70 prossimo. 70? So, okay. So the 70. Poi abbiamo dei vigneti che hanno dei ceppi più grandi, però non abbiamo la certezza. Okay, so the consensus here is the vineyard that we were in this morning is the oldest, and the consensus is it's 70 years old. So there are various voices in this conversation, but the consensus everyone is happy with is 70 years. Diceva il Presidente, ci sono probabilmente molti vigneti ancora più vecchi, ma di cui non abbiamo la certezza La dell'età. certezza bisogna dire 70. So- Altri che per conformazione lasciano presupporre che abbiano più anni. Esatto. Però... So il Presidente says they know that they have other vineyards that are part of Vinchio Vaglio that could potentially be older, but they do not have definitive records, definitive proof of that. So the one that they know is the oldest is 70 years old. He suspects and is pretty sure that there are other parcels that are older. Perché solo dagli anni 80 si è iniziato nelle denunce del vino a segnare anche l'età dei vigneti. L'età dei vigneti. Prima non era un requisito non obbligatorio l'età. Da quando è diventato obbligatorio l'età sono passati 42-43 anni. Di conseguenza certezze non ce ne sono. È come trovare uno vecchio che abbia smarrito carta d'identità. Esatto. So he says back in the day there was no legal requirement to document when you planted or replanted. So that only came into effect 40 or 42 years ago. So from that point, we have legal documentation of when vineyards were planted and replanted. Prior to that, it's sort of, it's kind of a baptismal record of things where, it's word of mouth. But the vineyard we were in this morning, we know is 70 years. Other ones potentially older. But all the vineyards that have been recorded for the past 40, 42 years have, basically an ID card that can be traced. So from the past 40 years, they know exactly the dates. Allora, poche parole per descrivere questo Vigne Vecchie 50. Praticamente siamo sulla stessa annata dei Tre Vescovi,
La grande differenza la fa l'età del vigneto. C'è più concentrazione, c'è più densità, c'è più pienezza, ma sempre conservando una grande beva. Il frutto è meno immediato del frutto che avevamo nei Tre Vescovi, è un po' più cupo, ma è molto bello comunque. See. So Gianni likes this wine because even though it's a fresh, young expression with no wood characteristics, the intensity of the grapes from these old vines comes through in the rich denseness of the fruit characteristics. Passiamo al terzo vino? I love this wine. It makes me so happy. And not because it's 14.5%. It just speaks to the grape. Delle linee vecchie 50, cosa non ho detto che si parla di circa 20.000 bottiglie all'anno. 20,000. 20,000. 20,000. 20,000. Inizia Laudana. Laudana è il nome di un... Scusami Matteo, perché gli ho fatto vedere il bricco Laudana. Laudana è quella zona dove ci siamo fermati la prima volta, dove siamo scesi dal pullman, che ho indicato quello, il bricco Laudana, dove questo vino proviene da quella zona. So where we first got off the coach this morning, and we stood looking out over that bowl of vineyards, and I pointed to one hill to the left, and I said, that's the Brico. That's the top of the hill. That was the most important piece of that vineyard. That's this, Brico Laudana. Wine number 3. Yeah, wine number 3, Brico Laudana. So it was the top of that hill from this morning. Ok, scusa Matteo, ma perché ci eravamo fermati? Come ha spiegato il Presidente Renzo, il Brico Laudana l'avete visto, per cui non mi soffermo sulla provenienza delle uve. La raccolta, come per tutti ovviamente, in cassette. Allora, dal vecchio tutto manualmente in cassette. Vinificatore, cosa va a cambiare rispetto a prima? Vinificatore orizzontale. Okay, so again, this is a small hand harvest. All the grapes are harvested into small chests, small cases, and then the vinification is horizontal. Dove si ha un'estrazione di tutte le sostanze polifenoliche a partire dagli antociani, per cui sostanze coloranti, per andare poi sui tannini. Molto più importante rispetto a un vinificatore verticale. So this method of vinification is going to focus much more on the ripe tannins rather than a vertical method of fermentation would do. Il controllo della temperatura, come spiegava prima Beppe, è sempre uguale partendo dai Tre Vescovi fino ad arrivare poi all'ultimo vino che andremo a degustare. Finita la fermentazione, sia anche qua in questo caso si cerca di avviare subito la fermentazione manolattica in acciaio, per poi essere messo all'interno, in questo caso barrique e tonneau, durante il mese, dipende un po' anche dalla disponibilità delle barriche, in genere nel periodo che va da dicembre a marzo. Okay, so a little bit different process after the alcoholic fermentation and the malolactic conversion. Then the wine goes into a barrage of either barrique or tonneau, depending on what they have available. So from December to March, it's in wood of various sizes. Circa 12 mesi di affinamento all'interno dei contenitori di legno, dove ogni 2 mesi viene fatto, come spiegavo prima Beppe, un controllo analitico ma soprattutto un controllo organolettico, per poi circa un mesetto prima di togliere il vino da questi contenitori, degustare le piccole barrique e poi i piccoli tonneau, per poi andare a scegliere i contenitori migliori per segnare. So in total, the wine will spend 12 months in various sizes of barrique or tonneau. They're tasting every 2 months, as they were prior with the Tre Vescovi, and they're tasting each container, each barrel, until each barrel arrives at its optimal position. Questo prodotto è stato imbottigliato intorno al 17-18 dicembre 2022, per cui siamo circa 10 mesi, anzi 11 mesi di ed è uscito 3 mesi fa sul mercato.
So after they've done the assemblage and bottled, they're leaving the wine to mature in the bottle for between 10 and 11 months. And this one just arrived in the market 3 mesi fa, 3 months ago. Produzione? Siamo circa intorno alle... dipende, anche qua non c'è una regola fissa. Dipende molto dalle caratteristiche delle barrique o dei tonneau che andiamo a degustare. Possono variare da un minimo di 4-5 mila bottiglie a un massimo di 10.000 bottiglie. So the most they ever make of this wine per year is 10,000 bottles. Depending on what's happening with their barrique, their tonneau, what they have available to them, sometimes it's only 4, 5, 6,000 bottles a year. Bene, allora in questo vino la barrique ovviamente non domina, si sente una leggera speziatura che dà complessità al frutto. Un vino sicuramente sempre riconoscibilissimo come Barbera, perché il frutto emerge molto bene dietro questa leggera speziatura. So this wine has a notable spicy characteristic to it, but we still know it's a Barbera because the fruit comes out blending with the spices. So we still have that lovely luscious fruit of Barbera with just a hint of the spice from the various different sizes of wood. Quello che contribuisce a mantenere questo vino mai troppo pesante, e a maggior ragione in questo vino dove anche la parte dolce che la barrique può dare potrebbe appesantire il vino, è sempre una bella acidità. So maintaining always this beautiful level of acidity, taking a sweetness from the wood, that vanilla characteristic from the wood, adding a tiny hit of spice, but never losing touch with the luscious, fruity characteristic that is, such a part of Barbera. So acid, spice, and the fruit still. Direi che se vediamo il vino numero 2 e il vino numero 3 ci rendiamo conto come il grande Barbera può essere solo acciaio o anche legno. So this is why they make these wines separately and do this different vinification process, because they want us to see the difference that Barbera can produce this beautiful wine in number 2 just in cement and steel, versus number 3 that's had a bit of variable wood added to it, and we have a completely different wine, but they're clearly related. So. Bene, passiamo al quarto vino, al Vigne Vecchie. Can I ask how much new wood is there in the Laudana? Quanto legno nuovo in questo vino? 10% new oak. The acidity in that is crazy. It's beautiful. Really beautiful. Allora, passiamo alle vigne vecchie. Praticamente il discorso della vinificazione l'abbiamo già visto nel precedente. La vinificazione è uguale al secondo vino che abbiamo degustato. Cambia l'affinamento. L'affinamento viene fatto in barrique nuove, secondo e terzo passaggio. Più o meno la percentuale è il 40% nuove, un 40% di secondo passaggio e un 20% di terzo passaggio. Okay. So Vigne Vecchie, number 4 wine. This one is maturing in barrique of first passage, second passage, and third passage. So different percents of the wine in each one of those aged barriques, but all barrique format. Generalmente la durata dell'affinamento varia dai 12 ai 10 mesi a seconda della tipologia di vino. So their aging is between 12 and 14 months. Naturalmente facciamo la degustazione, un groupage di tutte le barrique ogni 2 mesi. So as the wines are aging, as they've done for all the wines previous to this one, they're tasting every 2 months from every barrique. E prima dell'assemblaggio finale degustiamo ogni singola barrique e se c'è qualche barrique che non ha la caratteristica che noi vogliamo, la escludiamo. Okay, so right before the assemblage, they will taste every single barrique, and if one of them is not giving him exactly the characteristic of the wine he wants, they won't include that barrique in the assemblage.
Cosa fate con questo povero barrique? Scende di categoria. So they'll use the wine from that barrique, but it will go down in the level of the category where they use it. A meno che non abbia un problema enorme, no? Di solito Sì. la differenza sono piccole, Esatto, sono sì. piccole. No, è il stilo, per avere il stilo per sì. But it's the point that he's making is that it's a meticulous selection of the wine all the way through the process. And that'll change year on year as well. It changes year on year, exactly. Per cui la percentuale di barrique nuove può essere del 40-41%, idem del secondo passaggio, e un 20%. He said also the percentage of wine that goes into new barrique, second passage and third passage will change year on year depending on what they need. Imbottigliamento, poi affinamento in bottiglia e poi abbiamo il risultato qua. So then they bottle, they age it in the bottle for a brief period, and now we have this one. This wine just arrived in the market 2 months ago. Ecco, in questo caso il naso diventa un po' più complesso, la parte del legno, la parte di speziatura si sente un po' di più, si sente una maggiore pressione di un frutto più nero, quasi prugna. So we've moved on now with this contact in smaller format oak, also newer oak, for a longer point of time. The fruit has moved from red to black, so we're in black plum fruit here. Al palato ovviamente l'acidità c'è come sempre, ma iniziamo a trovare un po' di tannino in più. Yes, so this is the first wine where we really start to sense the tannins. We still have the acidity that is part of the character of Barbera, but the tannins become much more noticeable here. Sì, ovviamente sono tannini da Barbera, mai molto importanti, ma ci sono ed è molto persistente al palato. Yeah, much more persistence, a longer finish. Quindi il legno per qualche motivo comunque l'aiuta. Sì. Dopo è una questione di gusto personale, perché ricordiamo che 2 e 4 sono lo stesso vino in partenza. So he's saying this is another thing that they're trying Di to due show annate us. diverse però. Esatto. They're trying to show us how, so wine number 2 and wine number 4 are the same vines, but vinified completely differently. And so again, when we're tasting them, you can tell they're related. There's a family thread running through these wines. Despite the changes in vinification and maturation, we can see that they are part of the same project. Comunque le vigne sono le stesse. Sì, the vineyards are the same. Allora, passiamo al quinto vino, l'in synthesis, il 6 vigne in synthesis, che un Nizza riserva per la prima volta col 19. Allora, racconta tutto delle vigne in sintesi. Allora, le 6 vigne in sintesi sono una selezione, Renzo, spiega tu. Allora, se vieni in sintesi, no, mi fa piacere. Se vieni in sintesi, innanzitutto, quando Fabrizio ha detto è il primo vino che ha avuto i 3 bicchieri, è il progetto che abbiamo iniziato nel 2001. Sì. Nel 2001, tra tutte le vigne che concorrono a fare le vigne vecchie, abbiamo scelto un gruppo di vigne, noi che abbiamo detto 6 vigne, per esposizione diversa, terreno diverso, e abbiamo cercato proprio di fare una sintesi del territorio. Okay. Questa era la nostra, diciamo, missione, no? Sì. Che volevamo raggiungere. So in 2001, they decided to select 6 particular vineyards for different expositions, different locations, so that they would have this synthesis that would cover their entire vineyard project. So they very carefully selected these 6 pieces of vineyard. Che a nostro giudizio era il meglio del meglio, via. Yes, Per the dire top chiaro. of the top, top of the top. Qui non c'è bisogno di fare nessun diradamento, niente, perché la produzione è già limitata, non 90 come il disciplinare Barbera, non 70 come il Nizza, ma io direi che nel sintesi siamo a 40, 50 massimo. Quintale. Quintale di uva. Ad ettaro, Sì. ad ettaro. 40 quintali ad ettaro. Sì. Riusciamo, pagando le uve, un prezzo adeguato
a far sì che ad ettaro si riesca ad avere un reddito. So this was part of this project was to go for the ultimate quality, the top of the top. So extremely low yield, so 40 quintal per hectare. So very, very low yield, looking for intensity, looking for a quality that would be the very best expressions of all the Vinchio Vaglio project. Questo non lo facciamo tutti gli anni, They lo don't do this facciamo every solo year. quando che riteniamo ci siano condizioni per avere il 100%. Sì, Nel 99 andiamo sulle vigne vecchie, Sì. andiamo su altre cose. So they don't make this wine every year. They only make it when the conditions are absolutely perfect in all 6 pieces of vineyard. Ok, per quanto Ok. riguarda l'aspetto vigna, L'affinamento, L'affinamento. Allora, la vinificazione se vuoi. Siamo sempre sullo stesso stile del Laudana e delle vigne vecchie. In questo caso qua abbiamo fatto una piccola variazione in quanto quelle annate lì le uve erano molto importanti, quasi definite da noi un po' stramature, per cui abbiamo poi delle caratteristiche olfattive che si vanno a percepire e abbiamo deciso di fargli fare la manolattica in barrica. Okay, so this is the first one that does the malolactic conversion in barrique, in oak. So the grapes are selected from the parts of the Laudana, Bricco Laudana, and also the Vigne Vecchie vineyards. So the 6 best parcels, and the malolactic conversion is in barrique. E in questo caso è stato utilizzato un 100% di legno. 100% di legno nuovo. So 100% new oak. Barrique? Solo barrique. Anche perché questo vino non è ancora sul mercato, per cui sarà poi almeno un anno. Sì, manca un anno. Almeno un anno per Okay. autorizzato. So this wine isn't in the market yet. It'll be another year before it arrives in the market. We're tasting it before release. Sì, è già imbottigliato. It's bottled, but it hasn't been released. What were the new oak? Was barrels or casks or Barrique. barrel? Quanto tempo? How many months? Sì, 14 mesi. 14 mesi in barrica. So 14 months in barrique. Per cui è stato proprio voluto questo affinamento importante e questo imbottigliamento così con tutto un 100% di vino nuovo, perché le potenzialità del vino base erano molto, c'erano molte aspettative su questo vino e il legno nuovo fa sì che poi in bottiglia circa almeno 2-3 anni fa sì che quando uscirà sul commercio avrà delle caratteristiche che si aprono olfattive, organolettiche importanti che lo ritengono equilibrati. So this is a very long and careful process, a lot of use of wood. So we're looking at, 2, almost 3 years of actual vinification process. So very careful development of tannins and oak characteristic. Ecco, alla degustazione tu devi aggiungere qualcosa? Ok. Alla degustazione ovviamente è un Vigne Vecchie 19, visto che è la stessa annata, amplificato. C'è più legno, ma non disturba, c'è la sensazione tattile quasi di masticabilità, densità che aumenta, senza mai diventare pesante. E qui c'è anche una sensazione sapida, salata. See, so what's happened here between the 4th wine and the 5th wine, which are more or less the same, this use of new oak and all barrique for this length of time has made the wine develop a chewy, dense texture to it, savory, salty, meaty. yes, an umami characteristic, meaty, but still not heavy. There's still that acidity that's lifting it, so it's not a heavy wine, but it has developed these tertiary characteristics from the wood and the amount of time that has passed. mi ero dimenticato di aggiungere una cosa, Sì. che questo vino qua viene solo da Vinchio Vaglio e buona parte viene dal vigneto che abbiamo visto questa mattina. Laudana, sì. No. No?
quello che siamo andati a vedere direttamente in video. Buona parte viene dalla video. So he's Di correcting. Vaglio Serra. Yes, il President is correcting. Sì, di Vinchio, qua Monte del Mare, dove siamo andati Sì, qua, sì. che abbiamo da vedere il casotto, una zona proprio sabbiosa, Sì. sabbiosa, conchigliosa. So he's correcting. The wine is all from Vinchio Vaglio, but also the part where we were visiting, where we had our lovely refreshment in the vineyard, where we saw there the soil's extremely sandy. So like Montemare, where it was under the sea millennia ago, the soil remains quite sandy, and that's the parcels that they've selected for this wine. E qui i soci che conducono questa vigna c'è anche un po' un orgoglio di partecipare a questi progetti. di ripartibilità tra loro, che quando le uve arrivano in cantina che ci siamo noi a guardarle, ogni tanto si scherza e si dice questo grappolo non è bello, e allora So they're very proud to present this wine to us. C'è un autocontrollo, diciamo, Esatto, an autocontrol. Because we were walking in the vineyard this morning, and the wine hasn't yet been released into the market, they're very happy to present it to us, even though it's going to age another year in its bottle before consumers can get it. They're happy for us to taste it today, not at its exactly perfected sort of position to go into the market, but because we were standing in the territory today. So they're very proud of it. Grazie. Prego. Sì. Allora io direi che chiudiamo con una mini verticale in questo caso per vedere come invecchia la Barbera. No, ci sono. Ah sì, svuotiamo 3 bicchieri. No, li svuotiamo. Allora, vi chiediamo cortesemente di svuotare 3 bicchieri per questi 3 ultimi vini che assaggeremo. Avete cambiato la bottiglia? Etichetta e bottiglia? Sì. Gentilissimo. C'era questa? Appunto, è quello il vestito nuovo. No, io conosco benissimo, sono una professoressa. Questa è la 6? Infatti, questo si capisce come traduci, perché non ti limiti alla traduzione letterale e tecnica, ma anche cerco di dire un po' più della storia, ma la passione che hanno, le loro parole non aggiungo qualcosa di me. Per me è un po' peggio, non lo so. Qui non c'era il 10% di legno nuovo, era di più. C'era il 10%? Grazie, gentilissima, grazie. Probabilmente era di più. All'assaggio a me sembra di più. Grazie. Ma è buono, è buonissimo. Non capisci niente, però non dico niente. Grazie mille. Allora, va bene. Madonna. Eravate anche giovani da poter correre, Anche Questo è il mio preferito. Anche Giuliano era ancora attivo. Potete trovare Barbera Brasile 3 che sono ancora da degustare, bisogna aspettarsi di avere alcuni vini famosissimi. Volete dire qualcosa sul vino? Su come era fatto? No, perché non lo sapete. Originale, in una cantina si possa permettere tu vuoi dire? Barbera Brasile, perché non è normale. Esatto. Non ci sono produttori, non cose che... Quindi forse i vini non sono perfetti, ma dimostrano comunque che è un vitigno che può... Capito. Okay, va bene. Yes, before we start tasting, the Vinchio Vaglio is asking me to explain a little bit about this vertical, this little mini vertical that we're going to try now.
because it's very, very unusual to have the opportunity to taste old Barbera. There are not many producers who keep a library of old vintages, and many of them were sold straight away with nothing kept behind. So to taste these vintages is quite a unique opportunity. They may not be perfect in their old age, as I can say I am certainly not perfect in my old age, but it's a rare opportunity to taste very old vintages of Barbera that don't really exist anywhere else. So thank you, grazie mille per questa opportunità da degustare questi vini così vecchi. Sì, è molto, molto speciale. Senti, I beg to differ, Barbera. I beg to differ with saying you're not. Allora, tra l'altro di questi vini non andremo a definire esattamente come sono stati vinificati. Sicuramente le tecniche sono cambiate un po', sicuramente i macchinari di cantina sono cambiati un po', allora probabilmente non c'erano vasche fermentative orizzontali, sicuramente c'era più legno nuovo, quindi faremo soprattutto una degustazione. Esatto. Tutte queste cose sono cambiate. Chi ha fatto il vino non era chiaramente né Matteo e in quel tempo non era neanche, anche se l'avrebbe potuto fare perché lavorava con lui, neanche Giuseppe, ma è stato direttamente Giuliano Noè. So this is more or less, this is the disclaimer. Okay, so neither Beppe nor Matteo were involved in the making of these three wines. But it's not only the fact that it was the previous enologist who was here at the inception of the project, so Signor Noe, who was a very, very important person in the project, but also we're discussing the fact that the cellaring techniques have changed so much. So there was not the availability of this much new oak. See, there was not the availability of this much new oak. There has been a vast increase in technology, the ability to lower temperatures. There were no horizontal fermentation tanks. So we're looking basically at a historic winemaking process, and they can't really speak to exactly how these wines were made. So essentially, this is a kind way to say, please don't ask about the vinification process because they're not sure. None of them were here when these wines were made. So we're, as I said, we're lucky to be able to try them, and we're going to do the best that we can to explain them and discuss them without knowing exactly what the vinification process was. Allora, un piccolo errore sulla vostra cartina, Sì. però è giusto nel testo del libricino, è che non è Vigne Vecchie la 2003, ma è In Synthesis. Okay. Sono invertite, mentre l'In Synthesis 98 è un Vigne Vecchie 98. Sì. Però lì è... Sì, là a posto, guarda. Sì, lì Vigne è Vecchie, il 98, il terzo è Vigne Vecchie. Nel libretto è giusto. Nel libretto è giusto. Ok. Sposto per 3 versi. State attento, bravo. That's what they said. It's right in the book. Not. It's the tasting map that's wrong. The book is correct. No. 7 is 8, 8 is 7. Sorry. Swap 7 and 8. 6 is 6. 7 and 8 are the wrong way around. Exactly. 7 and 8 are the wrong on the tasting mat. Just don't look at the map, guys. Yes, in the booklet, it's correct. The tasting mat is mistaken. Just don't look at the map. Exactly. So when it's possible to do everything right, it's following the vintage is scarce. Yes, just the name of Allora, the wine. 2006 è un'annata precoce, mi dicevi? Mi ricordo che venivamo alla Mario, piccolino che erano mio fratello, tu mi ricordo.
Okay, this is really unkind. Matteo just, we're asking him about, we're asking about the 2006 and he said, well, I was just a little kid, I can't remember really, so that's very unkind of him. Nel mio ricordo 2006 è stata una buona annata, non particolarmente calda, però come poteva essere 2007. So 2006 was a really nice year, not too hot. Il vino è ovviamente ancora ben vivo, ha una nota di spezie molto più importante rispetto alle annate recenti. So the wine's still quite lively, a lovely spiced note. So we still have that even though we're looking at a wine that's 17 years old. Quindi è probabile che sia stato usato molto più legno nuovo. Giuliano a quei tempi usava molto più legno nuovo. So he suspects that this was a lot of new oak. Giuliano Noè was known for using new oak as often as he could. Presidente, forse dire chi era Giuliano Noè, perché magari Lo dico oggi. ti stanno parlando. Lo dico oggi quando si parla di vigne vecchie. Solo una cosa per dire che Giuliano Noè è il papà della di OCG Nizza. See, so Giuliano Noè was the father of Nizza DOCG, and he was the enologist. Ed è anche quello che ha cambiato il modo di vinificare la Barbera, praticamente ha cambiato gusto. E noi il progetto Vigne Vecchie, lo dirò anche oggi, però è lui che ci ha convinto a intraprendere il progetto Vigne Vecchie, modificando tutto. Noi abbiamo avuto il grande merito di seguirlo, però lui è quello che ci ha indicato la strada. So he was the one who pointed the way, shown the light, and we're very lucky to have Beppe and Matteo to follow the path that Giuliano Noè set down for them. So things have changed, technology has advanced, but Giuliano Noè was the father of modern Barbera Nizza. Al palato il vino ha una bella acidità che lo mantiene. È un po' più asciutto il tannino, tannino un po' più asciutto. The tannins are a little dry. The spice is still there, the acidity is still there, the tannins are a little dry. Con la 2003 invece è un'annata caldissima, precoce, molto precoce, con poca escursione termica tra notte e giorno. So really hot summer in 2003. No change from day to night, so it was just as hot at night as it was during the day. Not a lot of ventilation. The temperature just remained hot throughout the summer. Allora era un clima abbastanza inatteso in questa zona, adesso è diventato la normalità. Sì. Yeah. Unfortunately, this is becoming the norm. Sì. Per fortuna la Barbera ama questi caldi. Sì, Barbera does very well in hot weather, so not like Nebbiolo. It enjoys hot weather. Diciamo che arriviamo dal 2002, dopo una molta esperienza. Infatti è un vino di grande struttura, grande densità. Questo è proprio masticabile praticamente. Yeah, he says this you can just chew on this. It's like. E sembra almeno 10 anni meno di quelli che ha, almeno. He says it doesn't feel 20 years old, maybe 10 years old, but it has quite a chewy texture to it. The tannins are dense. 2003 è partito male, è arrivato bene. Sai cos'è? 14,5 in etichetta. Christine, on the label, yes, he said on the label 14.5. Digli, non è che abbiamo fatto fare l'etichetta in una volta sola per risparmiare. No, infatti, ma tra virgolette siamo, diciamo, tra virgolette. Sì. So it's 14, 14.5 and 14. On the label. On the label. Abbiamo anche dei 15 Let's not start that again. No, we won't. No, we won't. La cosa straordinaria, mi diceva Giuseppe Rattazzo, l'enologo, ed è vero, allora pensavamo che i 2003 non sarebbero durati, perché è annata così calda, l'acidità un po' più bassa del solito, pensavamo che sarebbero andati
subito giù. See, they didn't expect this wine to be able to age at all. It was such a hot summer, they expected the acid to drop off immediately and for it not to be able to be drinkable at this stage. Invece non solo è vivo, ma è il più impressionante dei 3 vini. See, for him it's the most impressive of the 3 wines that we have right now. Considering its age, it still has an acidity to it. It does have this very chewy, dense texture, but it's a 20-year-old wine, so they didn't expect this to happen. This is not typical for Barbera. I really like this. Ma anche io lo amo molto. It's like sarsaparilla sticks or something. Sì, sì, no, infatti noi diciamo, parleremo delle cose che fa in testo questo, ma una cosa licorizia, ma abbiamo questa cosa in Inghilterra e in America che si chiama sarsaparilla, tipo licorizia, e c'è questa nota che anche Sara piace. Ah, sì. A me piace molto questo vino, non conosco questa... Sì. Questa come la chiami? Sarsaparilla. No. Anche per me, so I'm speaking to Sarah in Italian, for me it also has that lovely sort of burnt blood orange peel. Sort of, sì. Scorza d'arancia. Exactly. Sounds much nicer in Italian. Most things do. Most things do. Allora, adesso passiamo al 98 che ha solo la sfortuna di arrivare dopo un simile 2003, ma è ancora vivo, una Barbera di 25 anni, non pensavamo all'epoca che le Barbere invecchiassero. Yeah. In 1998, it was absolutely not even dreamt of or thought of that Barbera would be able to age at all. Oltretutto, 98 non è stata un'annata particolarmente calda, lo era la 97, ma la 98 non era così calda, quindi è stata anche un'annata più equilibrata, un po' come il 2006. It wasn't too hot, again, more like 2006, a very even summer, not too hot, not too cold. Abbiamo il frutto che tende a cambiare un po', si va verso un'uva che ti dà l'idea di frutta appassita leggermente. Yeah. So he says we're now looking at the fruit has really changed here, almost like a raisined fruit, a passito fruit, so something that's been dried before it was pressed. Sicuramente anche delle note leggermente di china. Yes, exactly. So when we talk about chinotto, if anyone knows that drink made from herbs, it has that chino knot to it. Also for me, come si chiama quinine? Quinina, la chinina. Sì, sì, sì. In bocca è un vino un po' più sottile, non ha ovviamente la densità del 2003, ma neanche quella del 2006. Un vino un po' più sottile che sta bene in piedi grazie all'acidità ed è molto piacevole. Sì. Io credo che si conserverà ancora, ma è al momento migliore, non è utile aspettare di più. So we're talking about the texture again. It's subtle, it's silky. It could probably continue to age a bit more, but he's saying this is the best it's ever going to get. After this, it's going to drop off. But considering how old this wine is now, we're looking at a very, very old wine that still has life in it. There's still an acidity to it, a softness to it, and there's still fruit in it. So there's a charm to it. Sì, sì, sì. Sì. I think it's very fine. Yeah, much oily. That's it. Yeah, the best. È interessante che quello meno armonico, secondo me, è quello più giovane. Sì. E in questa maniera, io mi ricordo l'estate era molto molto piovosa e poi l'annata è stata calda in settembre, dopo il carico, che secondo me ha creato qualche squilibrio.
forse stavano ancora festeggiando i mondiali. Bene, io spero che vi sia piaciuta la verticale divertente e soprattutto la scoperta dei vini. Quello che a me in particolare interessa è che abbiate scoperto come la Barbera possa essere un vino semplice, un vino immediato, un vino intermedio, un vino completo, un vino più da pasto, un vino più denso, un vino più acido. Sì. So he wants, Ha tutto. he wants to thank everyone for a really fun and interesting tasting, and thank you for allowing us all to be fortunate enough to discover all of these different faces of Barbera. A young Barbera, an intermediate Barbera, an aged Barbera, a super old, Barbera that wouldn't be considered drinkable elsewhere, and being able to discover together the acidity, the fruit, and the balance that this wine is capable of. Domande? Se no, grazie.